Benvenuti, bentornati nel mio canale. Questo video è dedicato ai concetti di base dei sistemi di numerazione e la conversione dei numeri tra i vari sistemi. In particolare vedremo il sistema decimale, vabbè, questo lo conosciamo. Cos'è il sistema binario, il sistema ottale e il sistema esadecimale, quindi su base 10, base 2, base 8 e base 16. Ma andiamo a vedere cosa sono questi sistemi. Iniziamo dal sistema di numerazione decimale e binario. Il sistema di numerazione più usato ovviamente è il sistema decimale perché tutti quanti lo usiamo in ogni campo. Poi c'è il sistema binario, l'ottale e l'esadecimale. Il sistema decimale, così come sappiamo, è in base 10 perché occorrono 10 cifre, 10 unità per formare un'unità dell'ordine successivo. Quindi abbiamo le unità, le decine, le centinaia, le migliaia e così via. Come sappiamo, i numeri che utilizziamo sono da 0 a 9. Questo sistema si dice posizionale perché il valore di una cifra dipende dalla posizione che occupa nel numero. Ad esempio, il numero 1, se si trova in fondo a destra, indica l'unità, il numero 1. Se invece troviamo 1 e poi seguito da un 1, ovviamente l'altro 1 vale di più perché 1 sono le decine, ma questa mi sembra abbastanza scontato e ovvio, scusate se l'ho detto. Il sistema binario invece è un sistema di numerazione più utilizzato in informatica ed è un sistema in base 2. Perché? Perché a differenza del decimale che ha necessità di 10 valori da 0 a 9, il sistema binario ha ovviamente la necessità di solo due valori, lo 0 e l'1. Ma perché scegliere il sistema binario per rappresentare il linguaggio informatico? Perché il computer, così come i tablet, così come tutto ciò che è elettronico, composto da vari componenti elettronici, è molto più semplice per questi contare in base 2 che non in base 10. I computer comprendono infatti questo sistema e tutti i file che noi creiamo, i caratteri che noi digitiamo da tastiera sono sempre codificati in un sistema binario. Quando noi digitiamo un qualsiasi tasto della nostra tastiera, che per noi può essere l'1 o la lettera K o la X o quella che sia, questo carattere viene codificato in binario e così il computer comprende con questa codifica da decimale a binario, cioè più che da decimale a binario, quando noi lo premiamo, occupa un byte. Questo byte quindi sono 8 bit. Vediamo adesso gli altri due sistemi. Ecco l'ottale e l'esadecimale. Il sistema ottale abbiamo capito che è numerico posizionale, ovviamente come il decimale, ed è in base a 8 perché utilizza solo 8 simboli. Invece di utilizzare fino da 0 a 9, utilizza da 0 fino a 7. Il sistema esadecimale è un sistema numerico in base 16 che utilizza 16 simboli. Invece dei 10 del sistema decimale, utilizza i 10 simboli dell'alfabeto, del sistema decimale da 0 a 9 e poi le prime 6 lettere dell'alfabeto, da A fino ad F, dove la lettera A corrisponde ad un valore di 10, B 11 e così via, fino ad F che vale 15. Perché usare sistemi ottale ed esadecimale? Perché hanno la proprietà di convertirsi in modo semplicissimo in binario e viceversa. Infatti una cifra ottale, che è un multiplo del binario, sono 8 cifre, il binario sono 2, possiamo rappresentarla con 3 cifre binarie, mentre una cifra esadecimale possiamo rappresentarla con 4 cifre binarie per rappresentare l'intero numero. Considerando che quando abbiamo un numero binario molto lungo si ha lo svantaggio appunto di essere lungo e anche per noi se lo leggiamo diventa incomprensibile, non per il PC per carità. Invece il sistema ottale ed esadecimale forniscono, per così dire, una forma di compressione, di zippatura, se non è proprio uno zip, binario. Infatti l'informazione, come dicevamo prima, che avrebbe bisogno di 8 cifre nel sistema binario, può essere espressa con solo 2 numeri esadecimali. E un'informazione con 9 cifre binarie può essere espressa con 3 numeri
ottali. Adesso che abbiamo visto i 4 metodi di sistemi di numerazione alla conversione, la prima che facciamo è quella da decimale in binario. Come si converte? Il sistema è uguale per tutti ed è piuttosto semplice. Si prende il numero del sistema decimale, qualunque esso sia, e lo dividiamo per la cifra del sistema in cui lo si vuole convertire, cioè per 2 se lo vogliamo in binario, per 8 in ottale o per 16 in esadecimale. Ma vediamo come convertire un numero da decimale a binario con questo metodo. Cosa bisogna fare? Dividere il numero decimale, qui c'è un esempio, per il quoziente, per 2 in questo caso. Ovviamente rimane un quoziente 242 diviso 2 fa 121, il resto è 0 e lo scriviamo in questa colonna. Scriviamolo dove vogliamo, l'importante è ricordarci. E così via fino ad ottenere un quoziente 0. Quindi seguiamo questo esempio. Divido nuovamente il 121 per 2, 60, resto 1. Il 60, 30, resto 0. Il 30 ovviamente 15, resto 0. Divido il 15, 7 e 7 14, quindi resto 1. Il 7 diviso 2, 3. 3 per 2, 6, resto 1. Il 3 diviso 2 da 1, resto 1. L'1 diviso 2, 0 con resto 1. Una volta che abbiamo completato, avendo così il quoziente 0, per ottenere il numero binario dobbiamo partire, prendere tutti i resti partendo dall'ultimo e andando fino al primo. E così otteniamo il nostro numero binario, che sarebbe 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0. E quindi scriviamo che 242 in base 10 decimale corrisponde a questo numero binario 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Qualsiasi numero decimale vogliamo dividere, basta seguire questo semplice modo. Andiamo adesso a vedere le altre tipi di conversioni. Da decimale in ottale ed esadecimale, come abbiamo capito, si procede in modo analogo, come abbiamo fatto prima per il numero binario. La divisione del numero decimale, anziché essere diviso per 2, se è ottale si divide per 8, se è esadecimale si divide per 16. I successivi quozienti devono essere divisi nuovamente per 8 o per 16, fino a quando otteniamo 0. I numeri ottali ed esadecimali corrispondenti si ottengono allo stesso identico modo, partendo dall'ultima cifra, partendo dall'ultimo fino alla prima e quindi scrivendo non 263 ma 362. Vediamo ad esempio questo che è il sistema ottale, è la stessa identica valore, così 242 diviso 8, abbiamo un quoziente di 30 e abbiamo un resto di 2. 8 per 30 fa 2,40, quindi resta 2. Il 30 lo divido per 8, quoziente 3, mi resta 6. 3 diviso 8, 0, resto 3. Quindi il numero ottale, 242 decimale, diventa 362 e non si legge 362 ma 362 ottale. Ovviamente ricordandosi che questa è la prima cifra, questa è la seconda e questa è la terza, 362. Queste sono le posizioni che prendono. Prima posizione, seconda, terza posizione. Per quanto riguarda il sistema esadecimale, lo stesso lo divido per 16, 242 diviso 16 mi dà un quoziente di 15 con il resto di 2. 15 diviso 16 mi dà 0, ma ricordandoci che con resto 15 che il 15 in esadecimale corrisponde alla lettera F, così ottengo che il 242 in base 10 corrisponde ad F2 in esadecimale. Qualsiasi numero decimale vogliamo trasformare in ottale o esadecimale, basta continuare con questo sistema. Facciamo anche l'operazione inversa, da binario in decimale. Come si fa? Prendiamo in considerazione, ad esempio questa volta, un valore decimale 254, tanto per vedere, perché poi da questo metodo riusciamo a rientrare sull'altro metodo. Il 254 non è altro che la somma dei valori delle singole cifre moltiplicate per 10
elevato alla posizione della riga, cioè 254 sarebbe un'unità, 5 decine e 2 centinaia. Quindi io vado a scrivere, questa è la prima cifra, 10 elevata a 0, la prima posizione. Il secondo valore 5 per 10 alla 1, 2 per 10 alla seconda, e poi vanno sommate i tre singoli dati. 10 alla seconda, 100, 100 per 2 fa 200. 5 per 10 alla 1, 10 alla 1 è 10, ovviamente sono le decine, quindi sono 5 decine, 5 per 10 fa 50. 4 per 10 alla 0, 10 alla 0 fa sempre 1, 4 per 1, 4. Vado a sommare 200, 250, 254. Perché ho parlato di questo esempio? Perché lo stesso modello vale per tutte le altre conversioni. Per convertire da binario in decimale, cosa bisogna fare? Moltiplicare invece per 2, non per 10, in base alla posizione che ogni cifra occupa partendo da destra. Quindi in un valore che è 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, questo sarà il valore estremo, vale 2 alla 0, 2 alla 1, 2 alla 2, 2 alla terza, 2 alla quarta, 2 alla quinta e 2 alla sesta. E vado a scriverla qua. 1 per 2 elevato alla sesta. 0 per 2 alla quinta. 1 per 2 alla 4. 0 per 2 alla terza. 1 per 2 alla 2. 0 per 2 alla 1. 0 per 2 alla 0. Ovviamente quelli che sono 0 non valgono niente, perché anche se 2 alla quinta ha un suo valore, ma moltiplicato per 0 da 0, quindi cominciamo per esempio 0 per 2 alla 0, anche se 2 alla 0 da 1, ma 0 per 1 c'è poco da fare, così è 0. Poi abbiamo 0 per 2 alla 1, anche se 2 alla 1 da quello che dà, da 2, ovviamente è sempre 0. 2 al quadrato sarebbe 4, ma 1 per 4 dà 4, quindi 2 alla terza 8 per 0 non dà niente, 2 alla quarta 16, 1 per 16 dà 16, 0 per 2 alla quinta 32, ma non mi dà assolutamente niente perché lo moltiplico per 0, 2 alla sesta è 64, moltiplicato 1 64. Alla fine vado a fare la somma di tutti i miei dati, quindi 64 più 16 più 4 dà 84 in decimale. Quindi con questo metodo sono partito dal numero binario, ho moltiplicato per 2 in base per 2 elevato alla posizione della cifra, la prima è alla 0, la seconda è alla 1, la terza e così via. Se ci fossero altri valori molto più lungo sarebbe 2 alla settima, 2 all'ottava, 2 alla nona e così via. E così ottengo il valore di 84 in decimale. Questo numero qua è 84. A vederlo così non sembra, forse se si mette di profilo gli somiglia. Passiamo alla conversione da ottale in decimale. Abbiamo un 531 ottale. Ottale è quale, insomma. Quindi abbiamo capito che bisogna moltiplicare per 8 e poi la potenza in base alla posizione. Questa è la prima posizione, quindi 1 per 8 allo 0, 3 per 8 alla 1, 5 per 8 alla seconda. 1 per 8 alla 0 è 1 per 1, mazza una matematica ad alti livelli, 5 per 8 alla seconda, 320 più 24, quindi il 531 in ottale, 500, ho sbagliato, 531 ottale corrisponde a 345 decimale. In esadecimale, se ho 1 BC, before Christ, in sedicesimi, in esadecimale, sono 1, 2, 3, quindi ho 16 alla 0, 16 alla 1 e 16 alla seconda, quindi 1 per 16 alla seconda, più il B in esadecimale sarebbe l'11 perché dopo il 9 c'è la A che vale 10 e la B che vale 11. 11 per 16 alla 1 più il C vale 12, il 12 per 16 alla 0. Facendo i calcoli, sperando che non siano renali, otteniamo questi valori. E
l'1 BC in esadecimale equivale a 444 decimale. Dicevamo all'inizio che da binario a ottale, da binario in esadecimale è abbastanza semplice. Infatti per convertire da binario a ottale basta raggruppare 3 bit alla volta partendo da destra e poi sostituire al valore binario il valore all'ottale i valori binari corrispondenti. Ad esempio, queste sono 6 cifre, lo divido in 2, 1, 1, 1, 1, 0, 1. 1, 1, 1 binario sarebbe 2 alla 0, 2 alla 1 e 2 alla 2. 2 alla 0 vale 1, quindi 1, 1 per 1, 1. Il secondo valore, se questo è 1, sono queste 2 e questo è 4. 4 più 2 più 1 dà 7. Anche questo, 2 alla 1, 2 alla 0, 2 alla 1, 2 alla 2, 2 alla 2 è 4, questo non vale niente, 2 alla 0 vale 1, quindi 5, 7. Questo valore qua, trasformarlo, convertirlo in ottale, abbiamo un 5, 7 ottale. Quindi lo dividiamo, ripeto, lo dividiamo in gruppi da 3 e poi tratto ogni gruppo dando il valore binario, quanto vale il binario. 2 alla 0, 2 alla 1, 2 alla 2, anche sull'altro gruppo, 2 alla 0, 2 alla 1, 2 alla 2, e così ottengo i due valori, in questo caso 5 e 7. Vediamo adesso l'altro. La conversione da binario in esadecimale. Abbiamo detto che questo basta dividerlo in raggruppare a 4 bit. Ecco, tutto questo enorme a 4, 8, 12, primi 4 valori, i secondi 4, i terzi 4. Anche qui vado a trattarli come ho fatto prima, 2 alla 0, 2 alla 1, 2 alla 2, 2 alla 3, per tutti e 4, per tutti e 3 i gruppi. Questo valore binario vale 2 alla 1, questo vale 1, questo vale 2, questo vale 4, 4 ed 6 è 1 a 7. 1, questo non vale niente, questo vale 4, 5, niente, niente, questo qua vale 4, questo vale 8, 8 e 4, 12, 12 corrisponde alla lettera C. Quindi nella mia trasformazione ottengo che tutto questo numero, lunghissimo numero binario in base 2 vale C57 in esadecimale. Bene, e così ho concluso questo video. Semplice video relativo alle basi dell'informatica per quanto riguarda i sistemi di numerazione e la conversione tra i vari sistemi. Spero che questo primo video che riguarda l'informatica di base vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciatemi un pollice in su, se non vi è piaciuto mettetelo in giù, insomma non posso piacere a tutti. E vi invito ad iscrivervi al mio canale non semplicemente per questo video di informatica, ma perché se avete scoperto questo canale troverete moltissimi altri video che riguardano moltissimi altri argomenti. Vi ringrazio per la visione, vi auguro buona continuazione, buona visione su quello che state guardando su YouTube e arrivederci al prossimo video.